Ciao Leo, quando ti hanno scattato quella foto che di solito è sul camino, di sicuro non sapevi leggere. Adesso credo che qualche parola la conosci e anche se al momento non sei in grado di leggere bene, mi piace vedere che è già il tuo libro preferito. Il video di oggi si compone di 4 parti. A casa della nonna ci sono un sacco di libri che ho collezionato nel corso degli anni. Ne ho altri qua in Scozia, principalmente in inglese e in francese. Ne ho letto una gran parte, ma non tutti purtroppo. Leggere è un'attività un po' strana rispetto a tante altre. Eppure con un libro si possono visitare luoghi e tempi lontani e conoscere un po' di più il mondo senza doversi spostare da casa. Certi libri sono interessanti perché sono un po' speciali. Ad esempio, nelle prime edizioni della Storia Infinita, le parti che raccontano di Bastian nel nostro mondo erano in rosso, mentre la storia di Atreio a Fantasia era in verde. In Attraverso lo specchio, gli spostamenti di Alice seguono le mosse di una partita di scacchi. Invece, Il Castello dei Destini Incrociati di Italo Calvino lascia raccontare a ciascun personaggio la propria storia usando le carte dei tarocchi, finché nell'intreccio delle varie storie altri personaggi riconoscono la loro. Nelle cosmicomiche i personaggi hanno nomi illeggibili, quasi come formule matematiche. In fondo i personaggi hanno spesso galassie, stelle, atomi o dinosauri. Tristram Shandy è pieno di giochi narrativi e tipografici, con pagine nere, ghirigori, capitoli cortissimi o persino vuoti. Oltretutto il testo è ricolmo di asterischi e trattini. Ma come si fanno a leggere? Uno dei miei scrittori preferiti è Georges Perec. Di lui mi piacciono in particolare Un uomo che dorme e Lo sgrammaticato, quale motorino con il manubrio cromato giù in fondo al cortile. Con immensa inventiva e creatività ha scritto un intero romanzo, La scomparsa, senza mai usare la lettera E. E come se questo non fosse già incredibilmente difficile, successivamente ha scritto un altro libro, in cui invece la E era l'unica vocale che ha usato. I suoi libri sono pieni di cose abbastanza inusuali, come piantini di appartamenti, alberi genealogici, teoremi matematici, diagrammi, note musicali, cruciverba e altro ancora. Credo che sia il suo modo di giocare con forma e linguaggio che lo rendono così interessante. Guarda ad esempio questa poesia intitolata La finestra. E lo sapevi che si possono fare anche sculture con i libri? Come queste, che un'artista sconosciuta ha creato e regalato a diverse biblioteche e altre organizzazioni culturali della città. Quanta precisione e amore per la lettura che ci ha messo nel produrre questi capolavori. Buona lettura anche a te e, mi raccomando,